Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui proviamo a capire le storie dietro i titoli e a distinguere i fatti dalle impressioni. Se apprezzate questo approccio, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, per chi vuole sostenere il progetto più da vicino, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di realizzare approfondimenti come quello di oggi, dedicato a un caso che sta facendo discutere, Massin Marabet e Cenk Torun. Nelle ultime settimane la conversazione online è esplosa dopo una frase semplice ma potentissima. Massin ha espresso pubblicamente il desiderio di sposare Cenk Torun. Non un rumor sussurrato in privato, ma una dichiarazione alla luce del sole, arrivata attraverso i canali social che l'hanno resa celebre. Da quel momento, le bacheche si sono riempite di domande. È un gesto impulsivo o una scelta pensata? È il sogno di una fan diventata influencer? O l'annuncio di un legame già profondo? E soprattutto, come si muove un attore come Cenk Torun quando i riflettori della sua vita professionale vengono improvvisamente puntati sulla sua sfera privata? Cominciamo dai protagonisti. Massin Marabet è un volto che attraversa moda, lifestyle e viaggi con un'estetica pulita e un racconto personale molto curato. I suoi contenuti parlano di luoghi, abiti, routine, ma anche di valori, famiglia, autodisciplina, rispetto. Cenk Torun è l'attore che il pubblico turco, e non solo, ha imparato a seguire per l'intensità dei ruoli e per la capacità di incarnare personaggi complessi senza urlare, con una presenza scenica che non ha bisogno di effetti speciali. Due mondi che si sfiorano, quello dell'influenza digitale e quello della fiction televisiva, due modi diversi di abitare la visibilità. La dichiarazione di Massin non ha il tono dell'allusione. È diretta, quasi disarmante, non accenna a strategie, non muove accuse, non invoca complicità. Dice, vorrei sposare Cenk Torun. Questa schiettezza, in un'epoca che comunica soprattutto per sottintesi, ha avuto l'effetto di un'onda d'urto. C'è chi l'ha letta come la naturale evoluzione di un sentimento coltivato nel tempo, c'è chi l'ha interpretata come un gesto simbolico, un modo per affermare un ideale di amore che non conosce confini, come ha scritto più di un commentatore. E c'è chi, più scettico, ha ipotizzato un'operazione di posizionamento, una mossa comunicativa destinata a polarizzare l'attenzione. Per capire perché questo annuncio abbia scaldato così tanto il dibattito, dobbiamo osservare tre piani che si intrecciano: culturale, mediatico e personale. Primo, il piano culturale. L'idea che una donna dichiari apertamente il desiderio di sposare un uomo famoso rompe schemi antichi e ne attiva di nuovi. In molti contesti, è ancora l'uomo a dichiararsi, mentre la donna riceve, valuta, accetta o rifiuta. Massin, con una sola frase, rovescia la coreografia, mette se stessa al centro del proprio destino sentimentale e lo fa senza chiedere il permesso delle convenzioni. Non è un dettaglio, è un cambio di postura che parla a una generazione abituata a prendere la parola, non solo a esserne destinataria. Secondo, il piano mediatico. Quando un influencer dice «voglio sposare un attore molto noto», gli algoritmi si mettono al lavoro. I feed privilegiano contenuti ad alto tasso emotivo, le testate si affrettano a sintetizzare, i fan club cercano conferme. In poche ore nascono hashtag, si recuperano fotografie in cui i due compaiono anche solo nello stesso evento, si montano clip che alternano primi piani e colonne sonore struggenti. La macchina dell'attenzione funziona così, seleziona ciò che fa rumore e lo amplifica. Ma il rumore, da solo, non è una prova, è un effetto ottico che può farci perdere il senso delle proporzioni. Terzo, il piano personale. Dietro le icone ci sono persone che vivono, lavorano, sbagliano, cambiano idea. Cenk Torun, in questa storia, è il baricentro silenzioso, l'uomo verso cui converge il desiderio dichiarato. Che cosa significa, per lui, accogliere o non accogliere una simile esternazione? Significa confrontarsi con la propria immagine pubblica, con i vincoli contrattuali che spesso regolano comunicazioni e apparizioni, con il bisogno di proteggere legami e famiglie da un'attenzione che può diventare invasiva. Significa anche, molto semplicemente, decidere da persona prima che da personaggio. Tra le reazioni dei fan spiccano due tendenze. La prima è l'entusiasmo romantico. L'amore vince su tutto,
che bello vederlo dichiarato così. La seconda è la richiesta di misura. Parlatene fra voi, noi saremo felici comunque andrà, ma non trasformatevi in una serie che si scrive da sola sui social. In mezzo, un'area matura che ricorda a tutti, noi compresi, che i confini esistono per tutelare, non per nascondere. Non serve sapere cosa si dicono in privato per gioire di un loro progetto professionale, non serve seguire ogni spostamento per rispettare un sentimento che, se esiste, merita quiete prima di tutto. C'è poi un tema etico. Quanto conta la responsabilità di chi ha molti seguaci quando parla di amore davanti a un pubblico vasto e intergenerazionale? Una dichiarazione come quella di Massine può ispirare coraggio, ma può anche generare aspettative e fantasie di partecipazione alla vita altrui che non hanno nulla di sano. È giusto, allora, che chi guida la conversazione ricordi, con gesti e parole, che l'altra persona non è un trofeo né un contenuto, ma un essere umano con il diritto di dire sì, no o non adesso. Qualcuno ha chiesto, questa frase cambierà la carriera di Cenk Torun? Probabilmente no, se la narrazione resterà nei limiti del rispetto. Può però influire sul perimetro in cui l'attore si muove, interviste più selettive, domande che passano dal copione alla sfera privata, contratti che prevedono clausole aggiuntive sulla gestione dell'immagine. Anche per Massine il baricentro potrebbe spostarsi, dall'estetica alla biografia, dai look ai valori, dalle rotte di viaggio alle rotte del cuore. È un passaggio delicato che richiede lucidità, difendere ciò che si è, a prescindere da come ti leggono gli altri. Una cronologia plausibile aiuta a non perdersi. Prima arrivano gli indizi minimi, apprezzamenti reciproci, commenti garbati, una foto nello stesso contesto. Poi il momento dichiarativo, una frase chiara, non equivocabile. A seguire, le reazioni, fan in festa, scettici in guardia, media che strattonano la storia per farla entrare in cornici già pronte. Infine, la zona d'ombra. Cosa accade quando l'onda si abbassa, quando l'attenzione chiede un nuovo picco che forse non c'è? È lì che si misura la verità di un gesto. Se è stato vero, sopravvive al silenzio. Se era solo rumore, svanisce. E Cenk? Il suo eventuale silenzio non è una sentenza, è spesso un modo per tenere le cose dove devono stare finché non sono pronte per essere mostrate. In un settore in cui tutto viene trasformato in contenuto, scegliere di parlare una volta sola, quando serve, è un atto di cura verso se stessi e verso l'altro. Se ci sarà una risposta, arriverà nei tempi e nei modi che Cenk riterrà giusti. Se non arriverà, avremo comunque imparato qualcosa, che non tutte le domande hanno diritto a una risposta pubblica. Qualunque sia l'esito, questa vicenda ci consegna 3 lezioni. Primo, dichiarare un desiderio non è possedere un futuro, è aprire una porta che l'altro ha pieno diritto di non varcare. Secondo, i media, noi compresi, hanno il dovere di raccontare senza trasformare in soap la vita reale. Terzo, il pubblico ha un potere enorme, quello di non invadere, di non chiedere prove, di non pretendere geolocalizzazioni costanti per sentirsi vicino ai propri beniamini. Vorrei chiudere con un invito. Se questa storia vi ha emozionato, ditemi che cosa vi ha colpito, il coraggio di Massine, la compostezza di Cenk, o l'idea che l'amore, quando è autentico, possa permettersi anche il lusso della discrezione. Vi leggo nei commenti e selezionerò le riflessioni più interessanti per il prossimo video. Intanto, se questo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui continuiamo a raccontare ciò che conta, alla velocità dei fatti e non dei rumor.